Ciao a tutti, oggi parliamo della differenza dei vari antiparassitari nel cane, poi faremo anche un discorso sul gatto, però preferisco differenziare perché altrimenti si rischia di fare confusione. In questo video parlerò prettamente degli antiparassitari del cane. Esistono fondamentalmente di tre tipologie, che sono diciamo i classici collari, poi abbiamo le fialette, le pipette e poi abbiamo delle compresse che vengono cedute attraverso prescrizione medico-veterinaria, sono diciamo di nuova generazione. Cercherò insomma di parlarvi di tutti questi tre prodotti. Poi ci sono anche degli spray da applicare, però tendenzialmente non mi piacciono molto, poi vi spiegherò il perché lo spray non mi piace particolarmente. Allora, facciamo una piccola premessa. Tutti questi antiparassitari, queste tipologie di antiparassitari funzionano perfettamente, però ormai si va verso una medicina veterinaria in cui si guardano diversi aspetti, quindi potrebbe essere che per un cane va bene un antiparassitario, per un altro antiparassitario, anche per il tipo di vita che conducono, per la zona in cui risiedono, per la patologia che hanno. Partiamo dai collari. Allora, il problema dei collari è quello fondamentalmente che ce ne sono di diversi tipi. Ora, io in questo video non potrò fare pubblicità perché in primis non posso farla da medico veterinario, devo essere super partes, e secondariamente non mi va, quindi non farò nomi commerciali, però cercherò di spiegarvi la differenza tra le varie tipologie di collari. E allora, esistono dei collari che molto spesso costano anche poco, che fondamentalmente funzionano poco, nel senso che magari o sono impregnati di prodotto o addirittura funzionano proprio poco, hanno delle molecole molto vecchie che funzionano veramente poco, quindi spendete poco ma avete poco. Poi ci sono dei collari invece che magari costano relativamente di più, che hanno una tecnologia che li fa durare di più, e non sono impregnati di prodotto, hanno delle molecole nuove, e questi secondo me sono dei validi strumenti per proteggere il vostro cane. I collari di qualità che fondamentalmente conosco di solito fanno tutte le funzioni per cui è necessario che il cane sia protetto, ovvero uccidono il parassita e fanno anche la prevenzione sul morso e sulla puntura, il morso delle zecche e la puntura del flebotomo. Voglio sottolineare questo del morso delle zecche e la puntura del flebotomo. Il morso della zecca può trasmettere delle patologie, quindi sarebbe meglio evitare che addirittura la zecca salga e morsichi il cane, e il flebotomo ovviamente è il parassita che trasmette la leishmaniosi, quindi i collari di qualità che esistono in commercio hanno questa funzione di prevenire il morso, prevenire la puntura, e quindi sono ottimi da quel punto di vista lì. Funzionano bene anche come prodotti che uccidono poi il parassita una volta che sale. Le altre e hanno diciamo la qualità, che hanno un buon rapporto qualità-prezzo, nel senso che non sono esageratamente costosi e facilmente applicabili, di solito durano 5, 6, 7 mesi, ripeto, i collari che io ritengo di qualità. Quelli che invece non sono di qualità proprio li escluderei a priori, però chiedete chiaramente al vostro medico veterinario per consigli riferiti al vostro cane. Per quanto riguarda invece le fialette, le classiche fialette, pipette, ce ne sono di diversissimo tipo, tantissime marche, ma la maggior parte fondamentalmente copre per un mese, quindi diciamo che il difetto è quello che ogni mese voi dovete applicare. In più, un altro difetto che potrebbe essere, che magari i collari nuova generazione non hanno, è quello che i primi 2 giorni comunque la zona dove applicate è untuosa, quindi se vi dorme addosso magari non vi fa estremamente piacere. Poi un'altra cosa è il costo, che costano sicuramente di più rispetto ai collari. Il vantaggio è che rispetto al collare non è un oggetto che deve restare sempre sul cane, dopo 2 o 3 giorni praticamente il prodotto non c'è più, e quindi fondamentalmente il cane è meno, magari ci sono dei cani che non tollerano il collare, quindi sicuramente non puoi applicare un collare antiparassitario. Il vantaggio, come nel collare, è quello che fanno tutto, cioè uccidono il parassita ma fanno anche prevenzione, soprattutto nel cane è importante. Questo aspetto nel gatto lo vedremo totalmente differente. Nel cane è necessario avere dei prodotti
su fialette spot on, diciamo, che contengano comunque dei prodotti che diano la repellenza, cioè che diano al parassita la sensazione sgradevole di salire su quest'animale, quindi evitate il morso della zecca, che quindi non facendo il pasto non trasmette dei virus, dei batteri che possono provocare poi delle patologie. E la stessa cosa per quanto riguarda il flebotomo nel caso in cui vivete in una zona endemica per la Leishmania e il vostro cane è sano. Gli ultimi prodotti di cui parliamo sono invece le compresse. Le compresse hanno un vantaggio dal punto di vista molto spesso della somministrazione. Molto spesso i cani adorano queste compresse, quindi se le mangiano e quindi il proprietario non fa fatica, mentre magari la fialetta devi correre dietro al cane. Ci sono dei cani che magari non apprezzano. In più la compressa ha il vantaggio che non resta sporco, untuoso il pelo per 2 o 3 giorni, non resta comunque il collare, quindi i proprietari sono molto contenti di questo prodotto. Lo svantaggio delle compresse è solo uno, che è quello che non fa la repellenza, quindi concettualmente nei periodi, soprattutto quando nel periodo estivo, l'ideale sarebbe sempre almeno collegarlo insieme a un collare, per esempio, perché la non repellenza in una situazione, diciamo, endemica di leishmaniosi potrebbe far sì che il cane venga punto in una situazione endemica di leishmaniosi, potrebbe essere punto dal flebotomo e quindi trasmettere la leishmania, e la zecca stessa cosa, potrebbe salire con più facilità. Poi viene uccisa immediatamente la zecca e quindi funzionano perfettamente, però molto spesso il pasto di sangue avviene, quindi potenzialmente potrebbe trasmettere delle patologie. La compressa dov'è utile? La compressa è utile perché si è visto negli ultimi tempi che sembrerebbe avere un effetto, ha un effetto, praticamente sembrerebbe che uccida la zanzara, il flebotomo che punge l'animale. Quindi chi dovrebbe prendere le compresse? I pazienti che hanno la leishmania, perché fondamentalmente evita di poterla trasmettere diciamo ad altri cani, quindi ha un effetto, diciamo, protettivo sulla popolazione canina. Cioè voi date la pastiglia al vostro cane che ha la leishmania, che serve fondamentalmente per evitare che punga altri cani, magari anche vostri o dei vicini. Quindi sembrerebbe avere questo effetto, che il flebotomo punga il cane con la leishmania, ma non fa in tempo a pungere un cane sano e trasmettere la leishmania, perché muore prima a causa del prodotto contenuto nella compressa. Tutti questi prodotti sono sicuri, gli studi sono stati fatti, sono abbastanza sicuri, e anche lì ci sono a volte delle leggende metropolitane che in realtà trovano il tempo che trovano, perché poi da studi scientifici non c'è correlazione. Dovete sempre pensare che quando avviene un caso si fa farmacovigilanza per valutare se effettivamente c'è correlazione, e anche su prodotti antiparassitari si valuta fondamentalmente se c'è correlazione. La maggior parte degli antiparassitari uccidono fondamentalmente gli insetti, ma non hanno effetti sui mammiferi. Poi chiaramente se ci saranno evoluzioni ovviamente si conoscerà. Ci sono magari alcune patologie che possono avere una correlazione, però fondamentalmente gli antiparassitari in commercio attualmente non sono tossici, ovviamente né per gli animali né per noi quando siamo a contatto, fondamentalmente. Finisco per dire perché non mi piacciono gli spray. Ci sono degli spray che, allora, finché uno utilizza per esempio una compressa e poi mi mette un prodotto naturale repellente, potrei capirlo, perché in quel caso lì ci sta. Tu hai la compressa e applichi una specie di prodotto repellente, di solito su una base di olio di neem, che ti dà una repellenza. Quello ci potrebbe stare, anche se l'olio di neem ha una repellenza comunque molto blanda. Bisogna cercare comunque di applicare il prodotto più frequentemente. Però ci sono in commercio proprio anche
degli antiparassitari chimici che sono a spray, che tu spruzzi su, che costano anche relativamente meno delle fialette, però il problema qual è? Che la fialetta tu la applichi sulla cute, lo spray tu lo applichi sul pelo. L'assorbimento degli antiparassitari è cutaneo, quindi se l'antiparassitario resta sul pelo non viene assorbito, quindi deve stare sulla cute, quindi in teoria tu dovresti aprire il pelo e spruzzare, ma nessuno fondamentalmente lo utilizza così, quindi fondamentalmente sono antiparassitari che poi non funzionano, non tanto perché non funziona la molecola, ma perché è di difficile applicazione e quindi non mi piace. Per quanto invece riguarda gli shampoo antiparassitari, quelli molto spesso vengono utilizzati come prevenzione. In realtà lo shampoo antiparassitario dovrebbe essere utilizzato come terapia, cioè io ho un cane pieno di pulci, pieno di zecche, utilizzo lo shampoo antiparassitario, ma non ha un'azione di durata, funziona in quel momento lì, le uccide, ma poi fondamentalmente è necessario applicare dei prodotti che poi prevengono ovviamente tutto il ciclo vitale del parassita, quindi è molto importante sapere anche questa differenza. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi interessa questa serie di video ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace e ci vediamo alla prossima.